Ciao e benvenuto al mio nuovo video. Oggi ti voglio parlare di un fatto che ha annunciato il direttore dell'Agenzia delle Entrate, e cioè che dal 1 saranno in arrivo una valanga di lettere e accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Prima di iniziare il video però vorrei ricordarti di iscriverti al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina, così sarai sempre aggiornato su tutti i miei prossimi video. Inoltre, se sei un imprenditore, hai un'attività commerciale, sei un libero professionista o hai un sito internet di e-commerce, devi sapere che ho creato un gruppo su Facebook riservato solo a te, dove è possibile fare delle domande e dove c'è sempre qualcuno che risponde ai tuoi dubbi. Il gruppo si chiama Imprenditori e Piccole Imprese Consigli su Tasse. Ti lascio il link anche qui sotto nella info box, così ti viene più comodo e non devi stare a cercarlo troppo su internet. Quindi, in pratica saranno circa 8,5 milioni di atti pronti per essere inviati dall'Agenzia delle Entrate alla fine del lockdown, e questa pioggia di documenti sarà inviata fino a fine dicembre 2020. Questa informazione ci è stata data dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che è intervenuto con una comunicazione in Commissione Finanze della Camera, intervenendo proprio sul decreto legge di liquidità, quindi il decreto legge 23 del 2020. Lo stesso direttore poi ha anche annunciato l'eventuale possibilità di una nuova rottamazione e di una nuova pace fiscale. Il direttore ha anche voluto precisare che tutte le nuove scelte spettano al legislatore. Ha anche detto che tutte le manovre che sono state messe in campo negli anni scorsi erano legate a difficoltà personali di categorie di contribuenti, e poi ha anche aggiunto: quelle difficoltà sono confermate e accentuate in una realtà di emergenza come questa. Per Ruffini, infatti, tutta questa valanga di notifica dell'Agenzia delle Entrate, che è pronta ad abbattersi sui contribuenti italiani, è un effetto che è causato dall'abrogazione del prolungamento di 2 anni dei termini dell'accertamento per l'Agenzia delle Entrate, che era contenuto appunto nel decreto Cura Italia il 19 del 2020. Questa nuova modifica dentro il decreto Cura Italia va a favore del contribuente. Questo è quello che ha detto Ruffini per difendersi, e quindi costringerà l'Agenzia delle Entrate a inviare tutte queste lettere alla povera gente. La proroga dei 2 anni dei termini di accertamento serviva a dare la possibilità di notificare anche dopo, ha spiegato Ruffini. Altrimenti l'agenzia procederà a notificare 8,5 milioni di atti entro fine anno. E continua dicendo: non so se questa è la volontà, ma questo è il perimetro normativo nel quale si deve muovere l'agenzia, ha continuato a dire proprio il direttore. E poi ha anche confermato che gli atti notificati subito dopo il lockdown, quindi dopo il blocco delle attività, non sono coperti da alcun tipo di sospensione e devono dunque essere pagati nei termini di legge. Poi Ruffini ha precisato che dovrebbe essere una nuova norma a sistemare la situazione, così da allungare la pausa anche per l'invio delle lettere. E dice: per quanto concerne le comunicazioni inviate ai contribuenti prima dell'inizio della fase di emergenza, non vi è alcuna disposizione di sospensione per il pagamento delle somme dovute, salvo per i contribuenti della cosiddetta zona rossa. Ruffini continua dicendo che tutte le lettere che sono state messe momentaneamente nel cassetto in attesa di essere inviate da parte dell'Agenzia delle Entrate sono 250.000 avvisi bonari, 300.000 lettere che riguardano la riscossione e circa 3 milioni di cartelle esattoriali. Assieme agli 8,5 milioni di atti dell'Agenzia delle Entrate si sommano anche 4,4 milioni di cartelle della riscossione, di cui 1,6
milioni di intimazioni, 875.000 atti e per finire, dulcis in fundo, 2 milioni di atti in arrivo dagli enti locali, quindi per capirci i comuni. Effettivamente è una quantità di lettere pazzesca e Ruffini suggerisce di intervenire con tempistiche modulate a sostegno delle famiglie e delle imprese per fronteggiare la difficoltà economica dell'emergenza del Covid-19, evitando di concentrare nel secondo semestre del 2020 la notifica di milioni di atti e comunicazioni. Cresce quindi a 954 miliardi la quantità dei crediti dell'Agenzia delle Entrate riscossione e questa cifra viene fuori dai 17,4 milioni di contribuenti. Quindi di questi 954 miliardi, il 40% è praticamente impossibile da riscuotere. In mezzo a questi crediti ci sono 152 miliardi che riguardano i soggetti falliti, 118 miliardi che riguardano persone decedute, 109 miliardi che sono di persone nullatenenti, 68 miliardi sono tutti debitori sospesi in autotutela, 14 miliardi sono debiti rateizzati e dulcis in fundo 410 miliardi sono azioni esecutive senza recupero integrale. Sono delle cifre enormi se stiamo a pensare in quali condizioni si trova l'Italia in questo momento. Bene, per oggi è tutto, grazie per avermi guardato e ti ricordo ancora di iscriverti al mio canale qui su YouTube, di seguirmi su Instagram e di visitare il mio sito internet, così sarai sempre aggiornato su tutte le prossime novità che riguardano le tue tasse e le tue detrazioni. Ti aspetto, ciao!